Ciao a tutti e bentornati a Montemersano. Lo conoscete? Oh Iseki, mio piccolo eroe. Avete visto il video? Ve lo lascio qua in alto. Andiamo a fare un paio di modifiche molto semplici. Una è banalmente uno staccabatteria. Se seguite il mio canale, se mi conoscete, sapete che io non vivo qua in Italia, ma faccio avanti e indietro, vivo in Egitto. Quindi il mezzo rimane fermo magari anche un mese intero. Lasciarlo con la batteria attaccata non è una buona cosa, perché comunque quando vado via tutti i miei mezzi, tutte le mie macchine, i miei trattori, stacco sempre la batteria. Qua è un po' complicato staccare il cavo della batteria perché bisogna alzare il sedile, bisogna alzare questo qua, bisogna togliere il pomellino, alzare questo, la batteria è un po' scomoda, quindi semplicemente ho comprato su AliExpress, secondo me c'era nel video che vi ho fatto vedere, uno staccabatteria. Non voglio fare buchi o modificare nulla nella carcassa, nella struttura del trattore, quindi lo andrò a fissare in questa rete qua dietro. Un'altra modifica che voglio fare, secondo me questa qua è molto importante, è il fatto che tutti questi mezzi hanno un fine corsa, uno switch, un interruttore sotto il sedile, tanto che quando sei seduto il trattore si accende, ma se ti alzi il trattore si spegne, come deve essere. In tanti vanno a bypassare questa sicurezza, ma è da pazzi farlo, perché è già successo purtroppo di gente che si è ribaltata, quindi già sei lì che probabilmente ti sei fatto male, che ti sei ribaltato. La lama stava ancora circolando, gli ha affettato qualche braccio, qualche gamba, quindi è importante mantenere questa sicurezza. Il problema cos'è? Che un po' in tutti i mezzi, in questo qua ha tanto questo difetto secondo me. Poi io peso 57 kg, quindi risente più del difetto. Il fatto è che quando sei in discesa tende ad alzarsi il sedile e quindi tende a spegnersi, quindi si spegne per un attimo, poi rischiacci, si riaccende, dà dei colpi che la biella, gli organi meccanici dentro sicuramente non ci godono, quindi va bene la sicurezza, ma bisogna salvaguardare anche il mezzo. Quindi le soluzioni sono bypassare, escludiamo. Una soluzione potrebbe essere una modifica elettrica elettronica abbastanza banale, abbastanza semplice, cioè mettere una sorta di temporizzatore sullo switch stesso, sull'interruttore stesso, tanto che se viene ad aprirsi il contatto per solo un secondo non apre il contatto, quindi praticamente una sorta di ritardo, quindi apre, poi ti rimetti a sedere, apre, ti rimetti a sedere, quindi se è inferiore al secondo non va a aprire il contatto, se è superiore al secondo, 2 secondi, insomma dopo uno poi lo va a tarare, tanto che effettivamente ti sei ribaltato, si va a spegnere. Però anche quello eventualmente dovrei probabilmente andare a tagliare qualche filo, portare qualche filo in più dalla batteria. Teniamolo come seconda soluzione, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione meccanica senza dover comunque andare a modificare la struttura del mezzo, anche per una questione di garanzia. Se vai poi a manomettere qualsiasi cosa, dopo se ti succede qualche cosa, la casa costruttrice potrebbe dirti adesso sono affari tuoi, hai modificato, quindi ciccia. Andiamo a vedere come è fatto. Allora vedete, qua c'è il pulsante, questo fa da ammortizzatore, quindi quando calo il sedile va sulla molla, ed è distante dal pulsante, distante 3-4 cm. Quando vado a sedere col peso va a schiacciare il pulsante. È fatto male. Probabilmente uno che pesa 80 kg non c'è problema, ma per uno che pesa 50 kg, quando sei in discesa qua ti si alza un po' perché la molla comunque spinge su e ti va a aprire il contatto. Quello che si potrebbe fare è mettere un'ulteriore molla probabilmente qua che vada a premere prima il pulsante, ma nel caso che non ci sia nessuno sopra questa molla rispinge sul sedile, quindi comunque questo dopo si torna ad aprire. Oppure probabilmente questa lamierina l'hanno fatta appositamente elastica, molto flessibile, tanto che forse è sufficiente semplicemente con una pinza piegarla verso l'alto, tanto che quando si è in questa condizione non ci siano 3
4 cm, ma ci sia solamente 1 centimetro. Quindi quando si va poi a sedere lo va a schiacciare. Se si dà più peso, la lamierina, essendo flessibile, comunque si abbassa, ma quando ci rialziamo bisogna che la lamierina torni ad alzarsi. Vediamo se funziona come credo che dovrebbe funzionare. Vediamo se questi giapponesi sono perfetti. Andiamo a togliere questo. Ecco, una cosa che non mi piace dei giapponesi: perché mettete la 12? Perché usate delle chiavi strane? 11 va anche bene, ma 12? Metteteci un 13, cavolo. Standardizziamo un attimino. Bene, quindi questo lamierino gli diamo una piegata in questa direzione. Un pochino sì, ma bisogna che si alzi ancora di più. Allora, secondo me si potrebbe mettere addirittura sotto uno spessore. Dobbiamo metterci un dado sotto. Ci rimettiamo il suo dado. Ok, così è già molto più vicino, e quando mi siedo, comunque lui, essendo elastico, si abbassa, vedete? Però torna su. Quindi in questa posizione non tocca, pertanto il trattore non va in moto. Se è in moto si spegne. Quando mi siedo, già così, già con la mano riesco ad andarlo a premere, però se tiro via la mano si rialza. Facciamo due prove. Ok, allora schiaccio il freno, ma non mi metto a sedere. Vedete che non va in moto. Bene, mi metto a sedere. Devo proprio alzarmi completamente perché si spenga. Trovo in discesa. Allora, prima quando facevo così che mi fermavo, il mio peso si alzava e quindi lui si spegneva. Adesso è perfetto. Perfetto, non ha sbagliato un colpo, quindi non c'era da fare nessuna modifica, semplicemente da regolare un attimo più alto quel fine corsa qua, che comunque l'hanno messo su un lamierino molto flessibile e quindi non c'è bisogno di fare nessuna modifica. Ripeto, tanto di cappello ai giapponesi. Probabilmente per me, cioè io sono un po' anomalo, 55-57 kg, forse fatto per persone normali italiane. Guardate che bellino, ho già usato in un altro gioco prima. 1-0. Ok, quindi io direi di metterlo qua, così non devo proprio fare nessun foro. La batteria è subito qua dietro, quindi non devo girare troppo coi cavi. Interrompete sempre il negativo, soprattutto se dovete portarlo un po' distante dalla batteria, perché se lo mettete distante e portate il positivo, poi quel positivo deve ritornare indietro. È comunque un percorso di un filo positivo non protetto, senza fusibile, quindi se vi va a massa sono cazzi amari. E invece col negativo, se vi va a massa non succede niente, è come che non ci sia lo stacca batteria. I bulloncini sono sufficientemente lunghi che arrivano di là. Ok, non troppo, non vanno a toccare la batteria, e quindi lo metterò qua. Lo so, non sta benissimo, starebbe meglio nascosto o non so, qua. Ma sì, dai, lo metto qua. Qua è più bellino che dietro. Allora, prepariamo il filo. Qua ci va un capicorda con l'occhiello bello largo perché c'ha dei bulloni grossi. Dado, rondella,
vedete questo capicorda passa. Colore giallo per filo del 6. Due forellini dietro per far passare il filo, rondella e dado. Forellini li mettiamo verso il basso perché in caso che vada dentro l'acqua non ci viene l'acquario. Allora, abbiamo detto che lo mettiamo qua. 4 viti non ce ne stanno, ce ne mettiamo solamente 2. Non voglio limare questa lamierina. 2 sono più che sufficienti. Grande. Stacchiamo il pollo negativo. Vedete che non è proprio comodissimo ad andare a staccare la batteria a mano. Il cavo negativo che andava alla batteria lo facciamo passare qua di fianco e lo attacchiamo a questo. Non taglio il suo originale, ci metto un'altra anella. E lo andiamo a chiudere semplicemente con un bullone, dado, e poi gli andiamo a dare un giro di nastro isolante. Quindi tutto si può ripristinare come da macchina originale. Ripeto, questo essendo la massa, anche se malauguratamente vada a massa, non succede nulla, motivo per il quale, ribadisco, gli staccabatterie vanno messi sul filo di massa, sul negativo. Se era nera stava ancora meglio, ma non ce l'ho. Bene, non l'ho lasciato troppo lungo, che non ci sia un filo in mezzo ai coglioni. Comodo, no? Così quando me ne devo andare in Egitto stacco e la batteria è salvaguardata. Torno, riattacco e posso andare. Buon Monte Marzano, seguite il mio canale, ciao!